Dentro la mia testa dicevo, cavolo, sta succedendo davvero adesso, prima convocazione a San Siro, poi per uno come me che sono milanese, Milan da tutta la vita. Ciao, sono Lorenzo Torriani e questa è la mia puntata di Homegrown. Lollo, sei molto giovane, però hai già tanti anni di Milan alle spalle. Voglio riviverli insieme a te, partendo dal primo ricordo rossonero, ma anche un pochino prima, proprio da quando hai iniziato a giocare a pallone. Dammi un po' i riferimenti, dove, a che età? Ho iniziato molto presto, all'età di quasi 5 anni, nella mia squadra di paese, ho iniziato a dare i primi calci e poi sono venuto subito al Milan, mi ha chiamato subito al Milan. Squadra del paese che è, per contestualizzare un po' geograficamente? Cologno, FC Cologno, che adesso purtroppo non c'è più, quasi al confine con Vimodrone, e poi sì, sono venuto subito qua. Mi ricordo ancora una partita, era un torneo che aveva organizzato il Cologno, dove c'era questo osservatore del Milan che andò da mio padre, gli disse che erano molto interessati a me e mio padre tutto esaltato, quasi non ci credevano. Poi io ero molto piccolo, quindi io il calcio a quell'età sapevo benissimo che cosa fosse. I miei figli hanno sempre fatto sport, quindi mi è sempre piaciuto che facessero sport, però nessuno andava a immaginare che poi sarebbe diventata la sua professione. È stato, ancora adesso non ci credo sinceramente. Ogni volta che tornavamo a casa dopo un allenamento, dopo sì, un provino, ci guardavamo e dicevamo: ma Lorenzo, cosa c'entra con sta gente? Sembravano extraterrestri, anche perché lui in porta si appoggiava al palo, guardava gli aeroplani che passavano, perché era proprio un bambino, aveva 6 anni e mezzo. Quanto c'è di rossonero nella tua crescita? Quanto senti i colori del Milan per questo motivo? Tanto, perché come ho detto prima sono cresciuto letteralmente nel Milan e ho fatto solo Milan. Nel suo percorso ovviamente ogni volta che andavamo su qualche campo a fare qualche torneo c'erano osservatori che sistematicamente venivano a chiedermi la possibilità di andare a provare anche all'Inter. La mia curiosità, la nostra curiosità ci ha portato anche a fare questo, ci siamo stati. Però in breve tempo, con poche titubanze, abbiamo subito scelto il Milan perché era per l'ambiente, per la blasone della società, la storia, un insieme di cose. E ad oggi la scelta che abbiamo fatto ci ha dato ragione. In questi anni hai visto passare tanti portieri tra i pali della prima squadra, qualcuno che ti è rimasto in più o che magari hai scoperto in più? Beh, penso che sia ancora qui presente tra noi, che è Mike, che penso che sia come avere un mister che si allena insieme a te e che ti spiega determinate cose a livello sia extracampo che a livello di campo, che sono molto importanti per uno che comunque è abituato a stare a questi livelli, e devo dire che ancora ad oggi mi sta insegnando molto e mi ha dato molti consigli. Sembra, vedendovi soprattutto nei prepartita, ho negli occhi uno delle ultime partite che avevamo giocato, che ci sia un'unione più forte di quello che è il dato tecnico tra i portieri. Dico Sportiello, dico Mike, dico chiunque, poi anche Noah spesso è venuto in prima squadra a fare il terzo. Cosa vi dà l'unione tra portieri? Perché poi è una squadra nella squadra, no? Esatto, il portiere è quasi un ruolo a parte, no? È molto, molto solo in confronto alla squadra, quindi penso che tra noi colleghi, se possiamo chiamarli così, è molto importante questo tipo di unione, perché alla fine sei solo, è solitudine, mentre con gli altri ho un gran rapporto, ho sempre avuto un gran rapporto sia con Noah che con Lapo, sia in tournée, che è stato uno dei primi dopo quello che è successo, dopo i rigori, a venirmi incontro, a farmi complimenti. Penso che sia bella questa cosa, che non ci sia una competizione, c'è una competizione sana, amicizia, dai, c'è amicizia, giusto. sì, quasi fratellanza, quindi sono contento. Questo è bellissimo, come è bello ricordare quell'estate che per te è stata veramente il trampolino di lancio. Ci arriviamo tra poco. Molto interessante in quello che stavi dicendo è il lato psicologico. Secondo me, ma dimmi la tua impressione, mi interessa di più, il ruolo del portiere è forse più lato psicologico che tecnico. Sì, dammi una percentuale. Secondo me 65-70% a livello mentale, molto psicologico, e un 30% sì a livello tecnico, però penso che se il portiere non abbia mentalità entro i 90 minuti, perché può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro,
penso che non possa arrivare a certi livelli. E questa è una domanda non facile che ti faccio, nel senso che tu sei forse il portiere che è cresciuto di più nell'ultimo anno, diciamo così, nelle gerarchie. Appunto parleremo di quest'estate e della fantastica esperienza che hai vissuto, ma hai giocato poco nelle partite. Come l'hai vissuta e che momento è per un portiere che non gioca tanto quando viene chiamato in causa? Cosa si scatena a livello emotivo, per quello che mi stavi dicendo della psicologia? No, è molto dura, molto difficile. Poi sì, come hai detto tu, io venivo da un anno, quasi un anno e mezzo che non giocavo per via di infortuni e anche scelte che ho dovuto rispettare. E penso che lo stato mentale sia stato fondamentale per me, perché alla fine ho lavorato, ho continuato a lavorare, sapevo che prima o poi sarebbe venuto questo momento e alla fine ho avuto ragione io. Io sono la sorella maggiore, sono più grande di 7 anni, però in realtà i 7 anni non li sentiamo molto perché siamo abbastanza legati, vicini, cioè a volte io sto con i suoi amici, lui esce con i miei, cioè siamo un po' più amici che fratelli, ecco. Poi vabbè, noi parliamo poco di calcio in realtà, cerchiamo sempre di staccare un po' questo lato perché poi è già difficile anche per lui che va sempre in giro, gli viene sempre chiesto del calcio, del Milan, di come ci si sente, quindi io cerco di fare un po' quella esterna. Poi sa che ci sono, perché ci sono sempre stata, cioè con i miei, andando in giro per l'Europa quando era piccolino, nei tornei, nelle partite, sa che ci sono. L'ultima vera annata forse di impiego continuo per te è stata l'Under 17. Grande campionato, arriviamo fino alla semifinale con il 2005, appunto con Malaspina, con Zeroli, con Perrucci. Eravamo un gran gruppo, ha fatto un gran campionato con gente che comunque conoscevo da tantissimi anni e penso che questo qua sia stato anche un lato positivo all'interno del gruppo, no? Che infatti poi ci ha fatto arrivare in semifinale, poi purtroppo è andata come è andata, c'è vari episodi, però questo è il calcio purtroppo. Dammi un po' le sensazioni e come ti sei presentato poi alle prime chiamate di Pioli, perché tu entri nel Milan prima squadra alla fine della stagione, l'ultima stagione di Pioli, quindi la stagione scorsa, con le prime convocazioni Genoa e Cagliari, reduce, come diciamo, da non molto campo, però con grande ambizione. Sì, certo, perché è iniziato tutto da vari, come posso dire, allenamenti giù in prima squadra, perché magari una volta mancava un portiere, quindi andavi giù a coprire il buco, pensavo, no? E io alla fine sono riuscito a cogliere l'attimo, no? Prima di Milan-Genoa mi chiama il mister Ragno e mi fa: guarda che devi venire giù a fare video, no? Con un sorriso a 32 denti, no? E io dico: perché mi guardi? Come dire, così? spoiler. Esatto, io dentro la mia testa dicevo: cavolo, sta succedendo davvero adesso, prima convocazione a San Siro, poi per uno come me che sono milanese, Milan da tutta la vita, è stata una grande emozione, no? E allora poi ho fatto area video giù insieme a tutta la squadra e fin quando poi non è arrivata effettivamente la chiamata a San Siro. C'è qualcuno che in quei giorni, magari non so se solo tra i portieri, in generale, staff, prima squadra, giocatori, ha avuto una parola, ti ha detto qualcosa, un sorriso, uno sguardo che ricordi di quel, non solo convocazione, ma poi anche il viaggio verso San Siro, il pullman? Penso che sia stato proprio Lapo, Nava, che quando mi ha visto giù in area video mi fa: ma come? Cosa ci fai qua? Allora lui lo sapeva già da prima, secondo me, però non mi ha voluto dire niente. Però e Lapo conosceva quelle sensazioni perché prima di te ha fatto sì, lo stesso, ha fatto lo stesso trascorso settore giovanile e poi per l'appunto prime convocazioni. A questo punto arriviamo nel vivo, la bellissima estate che è passato scalando le gerarchie, dal fatto di giocare poco in primavera alle prime convocazioni addirittura titolare, chiaramente per l'infortunio di Marco Sportiello, però Mister Fonseca ti ha dato tanta fiducia, tu l'hai ripagata. Qual è stato secondo te il momento della svolta o anche le sensazioni che ricordi di quei giorni? Il momento della svolta penso che sia stato proprio il ritiro qua a Milanello, i primi allenamenti, subito ho cercato di mettermi in mostra il più possibile, sia col mister che poi mi ha dato una gran fiducia, che non è facile comunque. E ripercorrendo quelle partite, se non sbaglio la prima presenza in assoluto è il secondo tempo con Rapid Vienna, giusto? Che era la prima amichevole, che entri in campo molto bene e quindi già quella prima esperienza ti ha portato dentro il cuore della prima squadra. Poi succede quello che succede a Marco, purtroppo per lui infortunio praticamente al primo giorno di ritiro, prima partita, e dimmi un po' chi ti trovi davanti? Prima partita mi trovo un colosso di quasi 2 metri
Vederlo dal vivo è fantastico perché li vedi sempre, io l'ho sempre visto dalla PlayStation. Parliamo di Haaland, ovviamente per parliamo uscire. Di Haaland. L'ho sempre visto dalla PlayStation e devo dire che dal vivo è molto più grande di come lo dicono ed è bellissimo, è veramente bello, una sensazione unica, poi giocare in uno stadio che era grande, cavolo, c'erano quasi 60.000 spettatori per uno come me che era abituato. Era arrivato a quel momento, no? Era arrivato al momento esatto. di sfruttare e l'hai sfruttato. Seconda partita, prima va bene, buona partita, belle parate. Seconda partita, protagonista numero 1, arrivi a essere il volto della vittoria del Milan ai rigori col Barça parando 2 rigori. Quindi emozione. Allora, io devo dirti la verità, ricordo l'intervista post partita, eri molto misurato, molto tranquillo. Era quello alla faccia o in realtà c'era altro? No, in realtà sotto c'era altro, però sono sempre stato uno abbastanza tranquillo, anche in campo penso che si veda che è uno che sente magari la pressione, anche perché dovevo meritarmi tutto, quindi se avessi giocato con la pressione, con l'ansia della prestazione magari non avrei fatto così. Quindi secondo me uno dei miei punti forti è proprio quello, la serenità e godermi il momento. Una parola anche sulla terza amichevole di quella tournée contro il Real, vinciamo ancora. Loro avevano Hendrik, c'era... Non male anche loro. Hendrik, c'era Arda Güler e Modric. Cavolo, per me vedere questi campioni davanti a me dicevo, ma non è vero, sto sognando. Quindi forse il momento più bello sia stato quello, anche a fine partita, quando sono riuscito a incontrare Courtois, che è uno dei più grandi idoli, secondo me uno dei migliori portieri in circolazione, e siamo riusciti a scambiarci la maglia, a fare 2 chiacchiere, è stato molto bello. Debutto assoluto contro il Liverpool e quindi qui bisogna fermarsi e devi dirmi Mike non sta bene, deve uscire dalla partita in corso, Champions, prima della partita con la maglia del Milan in Champions, penso che al di là del fatto che la partita non stesse andando benissimo, tanta emozione. No, molta emozione, anche perché si vedeva già dal primo tempo che un po' Mike non stava bene, quindi io continuavo ad andarmi a riscaldare, poi dicevo ma no, tanto non entro, non è possibile, perché poi mi giravo in panchina, c'ero solo io perché Marco era ancora infortunato e dicevo cavolo, devo entrare io, in Champions devo entrare io contro il Liverpool. E poi è successo, si è fatto male Mike purtroppo, sono entrato e mi ricordo l'ovazione di San Siro all'esordio, no? Ed è stato veramente la pelle d'oca. E poi San Siro quando urla lo senti. Mi è rimasto qualche vuoto perché è talmente tanta l'emozione, a un certo punto non ho capito più niente, avevo i battiti cardiaci indefiniti. Sinceramente non ricordo tanto, ricordo proprio il suo accesso al campo verso la porta quando Morata, mi sembra Pavlovic e Tomori gli hanno dato il 5, l'hanno confortato poi sinceramente è un momento che non ho ancora ben chiaro, è talmente alta era l'emozione. Che crescita è stata per te conoscere la Serie C? Il debutto tra i professionisti lo avevi già fatto, appunto in Champions League, poi hai debuttato anche nella terza serie. Sì, no, la terza serie penso che molti secondo me la sottovalutano un po', no? Ma io penso che sia soprattutto per noi giovani molto costruttiva, perché giochi contro gente che comunque ha molta esperienza anche in vari campionati come Serie A e Serie B, e comunque per un giovane non è facile. Comunque giocare in Serie C è un calcio diverso, è più cattivo, meno tecnico. Che importanza ha secondo te, lo hai già accennato, del fatto di mettersi a confronto con professionisti che giocano da anni in categoria, che ti rendono la vita difficile, ma che progetto è Milan Futuro e cosa si aspettano i ragazzi che passano adesso da Milan Futuro a livello di crescita, quanta fiducia hanno in questo percorso? No, penso che, come l'esempio che hai fatto tu di Alex, penso che sia fondamentale il Milan Futuro. Riesci a fare quel gradino forse, no? Sì, che mancava prima. Certo, perché comunque non è la primavera, ma non è neanche la prima squadra, quindi ti dà tanta esperienza e, come detto prima, è un altro calcio. Tu, ex bambino rossonero che sei diventato portiere della prima squadra, hai giocato in prima squadra, guardi la telecamera, guardi negli occhi i bambini che adesso iniziano a 5-6 anni nel settore giovanile, non solo del Milan in generale,
e gli dici cosa è importante trasmettergli per fargli credere in quello che stanno iniziando a fare per poi poter arrivare a vivere il loro sogno? Io quello che posso dargli un consiglio, per come l'ho vissuta io, è crederci fino alla fine e lavorare sodo. Saranno anche ricadute, ma è importante rialzarsi, ma soprattutto crederci, perché se lavori sodo, prima o poi ti ritorna.